Capri in generale è un posto stupendo. Non è facile, cioè è molto molto difficile perché si pesca a parete, si pesca, diciamo, la parete scende subito fonda. Tu praticamente come ti stacchi magari 50-100 metri dalla parete ci sono già più di 50 metri. Poi abbiamo il problema qui che c'è un traffico nautico, non è uguale proprio, cioè Capri è costiera, non lo vedi, non ci credi, cioè non riesci a renderti conto di qua. Io ormai mi sono abituato a pescare, spesso pesco in mezzo alle barche, ovviamente con un barcaiolo bravo, cioè riesci a pescare, ma comunque veramente una cosa, non si può costante il rumore delle barche. no, vabbè, diciamo che io penso che ormai i pesci sono abituati. Tutto il giorno a Capri, alle ore più calde, vedi pure più pesci che magari all'alba o al tramonto. Cioè io ho avuto diciamo, questi sono, tra virgolette, segreti, però... Prima di continuare con il video volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacquea che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori, motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp, dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Piacere di conoscerti, Francesco, finalmente. Piacere mio, Cristian. Allora, Francesco Stinga, io ho l'impressione che il tuo profilo Instagram sia tra i più seguiti a livello probabilmente nazionale e internazionale nel mondo della pesca subacquea. Sì. Probabilmente sì, però... non lo sai? Cosa? Dico, ti piace guardare i dati? Hai un riscontro da questo punto di vista? A me sembra che sia No, un sicuramente. No, diciamo che penso che in Italia sia uno dei più seguiti sicuramente. Ok. Cioè, ho dato un'occhiata. Mora c'è un ragazzo spagnolo, David, che sì. è diventato... A Serra. Lui va a Serra, esatto, Pesci Serra. Ha paura, vabbè, lì sono altri mari comunque. Sì. Ed è arrivato, cioè mi ha superato, però fino ad ora, diciamo, con account che fanno più o meno lo stesso genere di profilo, non è... Cioè, non ci sono uguali. Non ci sono, no. Allora, per produrre così... Vabbè, non è un motivo di... Te lo do io, a me piace il mondo del content online e il tuo profilo è un gran cazzo di profilo. E allora una cosa, dico, per produrre così tanto contenuto si presuppone che tu vai a pescare tante volte, ma io sono curioso rispetto a condividere il posto dove tu abiti. Di dove sei io tu? sono di Sorrento. Ok. Diciamo che mi sposto comunque in barca, direttamente in barca. E vado a pesca a Capri o in costiera amalfitana, diciamo, queste sono le mie zone prettamente, cioè dove vado a pesca. Ok, quindi tu praticamente fai avanti e indietro tutte le volte? Sì, vabbè, ma comunque io ho la barca considerata a Massa Lubrense, che per Capri sono, quando c'è il mare un po' più, diciamo, agitato, 20 minuti. Sono 7-8 miglia di navigazione. Poi ovviamente se fai tutto il giro, diciamo che ci sono di più, però non è così lontano, ma la costiera è un po' più lontana, però... Ok, è fattibile. Purtroppo qui, non so se lo sai, ma cioè io vivo nel parco, da Sorrento fino a Positano, 20 miglia di coste, tutto quanto parco. Mamma mia. Quindi praticamente siamo chiusi, io sono chiuso, cioè io faccio casa mia, faccio sul parco marino. Ok, che cagamento di minchia, direi. No, è sempre stato così? Vabbè, io da quando pesco sì, cioè, da quando ho cominciato a pescare è sempre stato parco. Non ho conosciuto questo mare quando non era ancora parco. Ok, ancora non era parco. Ascolta, no. partiamo dall'inizio. Quanti anni hai? 31. 31, minchia, sì. Giovanissimo, la mia stessa età. Di che ti occupi nella vita? Che fai? Allora, io ho studiato a Roma 5 anni economia, dopodiché ho deciso di tornare per vari motivi, tra cui il mare, cioè purtroppo la distanza dal mare non mi faceva stare bene, quindi diciamo che
avevo la fortuna anche di avere l'attività di famiglia qui, quindi senza pensarci due volte sono tornato giù. Che cosa fate? Noi ci occupiamo di trasporti. Io personalmente mi occupo di una parte della contabilità, anche se magari i miei amici prendono in giro, sai, spesso si scherzano, dicono che poi io non lavoro, non faccio mai niente. Invece, nonostante, diciamo, non sembra, però io... Vabbè, è facile. Lavoro dalla mattina alla sera, come tutti quanti. Soltanto che vivendo a Sorrento, avendo la fortuna di essere vicino al mare, cioè io dall'ufficio 10 minuti sto al porto, se mi trovo l'attrezzatura, diciamo, riesco in mezz'ora a stare già, diciamo, un'ora massimo, in un'ora riesco a essere, diciamo, in pesca. In pesca, esatto. Ok, quindi... vabbè, questo è il risultato dei social media, magari chi esatto, non ti conosce. No, perché magari io molto spesso devi sapere che tutto quello che posto lo posto sempre mai live, perché purtroppo via un po' per, diciamo, ovviamente quando stai al mare, stai pescando, puoi fare il video, però poi, cioè, condividere la storia, diciamo, allo stesso momento, cioè, non mi piace, non riesco a farlo, quindi faccio i video, poi magari li posto dopo, quindi spesso magari in ufficio, quando ho, ne so, 2 minuti, 10 minuti, prendo e condivido una storia che magari è di un mese fa, quindi uno pensa, guarda, è martedì, lui sta a mare, io sto in ufficio, invece no, non è così. Questo è un messaggio che è importante fare passare, perché, come dire, sembra, mi verrebbe da dire... Il social, non tutto quello che si vede, diciamo, è vero, diciamo, non è la realtà, va. A me verrebbe da dire, guardando i tuoi contenuti, io sono un tuo follower, dici, minchia, sto picciotto si sta vivendo la vita, mettiamola così. Invece... Però si lavora. Però io non mi lamento, cioè, nel senso, io comunque sono fortunato, cioè indubbiamente fortunato, perché comunque faccio un lavoro che mi permette di organizzare il mio tempo, quindi nonostante io comunque ho le mie cose da fare, però se lavorando nella contabilità comunque non c'è quella necessità della presenza costante nell'ufficio. Quindi se magari io, ad esempio, dal lunedì al martedì al mercoledì, diciamo, lavoro più faccio più del dovuto, riesco poi a ricavarmi, non so, qualche ora libera il giovedì per anziché staccare, che ne so, alle 4, stacco alle 2. C'ho tutto il pomeriggio, con estate fa notte tardi, quindi... E con l'avvento dello smart working oggi il laptop ce lo possiamo portare pure in barca e si lavora. Portiamo a Capri sotto i faraglioni e facciamo quello che dobbiamo fare. Dimmi una cosa, ma sotto i faraglioni com'è il fondale? Raccontami, cioè io sono curioso, che c'è là sotto? Guarda, i Faraglioni è un posto molto bello, molto molto bello. Vabbè, Capri in generale è un posto stupendo. Non è facile, cioè è molto molto difficile, perché si pesca a parete, diciamo, la parete scende subito fonda, tu praticamente come ti stacchi magari 50-100 metri dalla parete ci sono già più di 50 metri, cioè, quindi si pesca prettamente a parete. E poi abbiamo il problema qui che c'è un traffico nautico, non è uguale proprio, cioè Capri è costiera, cioè, c'è un periodo dell'anno, se non lo vedi non ci credi, cioè non riesci a renderti conto di qua. Io ormai mi sono abituato a pescare, cioè, spesso pesco in mezzo alle barche, cioè nel senso, ovviamente con un barcaiolo bravo, cioè, riesci a pescare, ma comunque cioè, veramente una cosa che non si può spiegare. Costante il rumore delle barche. No, vabbè, diciamo che io penso che ormai i pesci sono abituati, cioè nel senso cioè il rumore delle barche non sono, cioè sicuramente sono un fastidio, però penso che ormai i pesci, cioè, in quelle zone sono abituati, perché comunque trovi pesci dove magari ci passano le barche tutto il giorno, anzi magari durante il giorno a Capri, alle ore più calde, vedi pure più pesci che magari all'alba o al tramonto. Cioè io diciamo, questi sono tra virgolette segreti, però cioè io ho notato una presenza di pesce molto maggiore rispetto magari all'alba o al tramonto a Capri. È una cosa incredibile, cioè col sole alto, perché magari salgono, diciamo, essendo parete, non lo so, cioè c'è più pesce col sole alto. Però pescare in mezzo alle barche non è facile, cioè
Immagina che tu ogni tuffo senti sempre il ronzio delle eliche e pensi dove sta, se sto bene, non sto bene. Se c'è il barcaiolo bravo, perché comunque il pallone, bandiera, no, ce l'hai o non ce l'hai, poco importa. Poco importa, purtroppo è così, qua è così. La pesca in parete come si fa? Cioè, io mi immagino questo contesto, questa parete No, non è proprio una parete strapiombo, però come tutte le pesche a parete, tu magari ovviamente conosci le zone, tutto, e cerchi di fare, ovviamente quando scendi a parete, almeno come io cerco sempre di, se conosco un posto, magari, non so, dalle pietre, o magari so un posto che fai identici, cerco di scendere sempre molto prima, magari lungo la parete, cercare di fare quanto meno rumore possibile. Diciamo, cerchi di fare l'agguato sul fondo, perché qui a Capri, cioè, i pesci o li prendi di malizia, cioè, oppure non li prendi. Ma li vedi, cioè, qua a Capri si vedono, se tu vai a mare li vedi, però tra vedere e prenderli passa un bel c'è un bel po' da fare, ok, quindi sotto i faraglioni praticamente come cade a picco? Allora, sotto i faraglioni, diciamo, proprio diciamo nell'arco lì ci sta comunque cade tipo a 15-20 metri, cioè non c'ho mai pescato perché non è che si pesca là. Però tutto intorno, cioè il lato esterno che cade molto fondo e comunque non è, diciamo, un grandissimo posto, però, cioè, non so se hai visto, in passato c'è stata quella notizia dei faraglioni, cioè i cadatterari hanno rotto tutti i faraglioni. No, che cosa è successo? C'è stata questa notizia che poi questi cadatterari si chiamano, quelli che rompono la roccia, hanno tutti intorno ai faraglioni. Comunque è bello, cioè nel senso non è un posto che frequento, cioè nel senso che frequento molto, perché lì praticamente c'è il passaggio sotto i faraglioni. Non si può. Non è che ci vai, però comunque c'è il lato interno che è bello, c'è la Posidonia, però non è un posto che frequento tantissimo. Dici, non è un posto di interesse venatorio. Infatti dico, la mia domanda è gira il pesce, perché a Capri il pesce gira, diciamo, un po' da tutte le parti. Ok. Cioè, se vai comunque puoi vedere, cioè, lo puoi vedere il pesce, cioè, nel senso magari il dentice, se sei fortunato la ricciola, però non è un posto che frequento tanto, perché comunque là è proprio il posto dove tutte le volte le barche si fermano, fanno la foto, passano tutto nell'arco, e quindi... Qual è il periodo di alta stagione? Da quando inizia e quando finisce normalmente? Allora, ti dico soltanto che... Vabbè, Alfonso, ho visto l'intervista che hai fatto ora a lui, no? Sì. È stato la settimana scorsa a Capri, ho detto, guarda, io non me l'aspettavo, pensavo che fosse finita la stagione, siamo quasi a fine ottobre, e invece è impossibile. Qui purtroppo, non dico purtroppo perché noi viviamo di turismo, e quindi ben venga, diciamo da aprile fino a quando qua ancora ottobre si lavora. Impressionante. Pieno regime, ma io ora prima sono uscito a mangiare una cosa degli amici e il corso qui a Sorrento era pieno di turisti, pieno. Pazzesco. E qui ormai si è sviluppato questo industria dei charter. Tutti i porti sono strapieni di solo charter, cioè sono tutte le barche che vedi in porto a Sorrento, Piano, tutti i vari porti che sono qui, tutti i charteristi. E tutti questi charteristi ogni giorno escono, saranno più e fanno avanti e indietro, lungo tutta la costa, vanno a Capri, e quindi qua è proprio diventato un'autostrada, non è più un mare, normale. Dimmi una cosa, sei informato in merito ai costi medi per un charter così partendo da Sorrento? Cioè per le persone? Sì, sì, per le persone. Diciamo che ci stanno vari tipi di tour. C'è il tour che lo sharing, quindi tu prendi il tuo posto sulla barca, cioè che la maggior parte sono gozzi, e si aggira intorno ai 120, 130, 140 euro a persona. E ogni barca così porta 10-12 persone. Quindi comunque c'è un bel mercato, girano bei soldi, quindi anche per questo si è sviluppato tantissimo. E io alzo le mani perché giustamente ci sono persone che ci vivono e ci portano il piatto a tavola, non può dire niente, però comunque per il mare, che ovviamente io amo, sicuramente non è una cosa che sta facendo bene. È complicato.
come dicevo prima, sta qui tutto parco, però questo cioè, non limita niente di tutto ciò, quindi... Certo, certo. E vabbè, dico, io con chi parlo, lo dico sempre qua, vivo in Inghilterra, la Sì. costiera amalfitana, Capri, cioè sono i posti, quando si parla di ceto medio-alto borghese, viaggia in Italia e quella è la destinazione. Cioè, No, è un posto estremamente unico nel suo genere, è ricercato da tutto il mondo, quindi è inevitabile che dinamiche del genere non si vengano a sviluppare. Però capisco pure che sicuramente ci sarà un bel casino in acqua dal punto di vista pesca e non solo. E dimmi una cosa, Francesco, ma nella vita di tutti i giorni come riesci a conciliare l'aspetto pesca? Cioè, raccontami una tua settimana tipo a grandi linee. Allora, diciamo che io cerco di... Io sono molto fortunato, cerco di andare a mare 2 volte a settimana. Ok. 2/3. Diciamo, la terza è un jolly, però le 2 volte a settimana, diciamo, cerco di andare sempre, diciamo, fisso. Sarebbe il sabato e la domenica, e quando riesco in settimana magari riesco a ritagliarmi una mezza giornata, magari a farmi un tramonto, farmi magari un'alba che, diciamo, che si prolunga fino magari alle mezzogiorno. Quindi diciamo che io, diciamo, tutto l'anno è così. Ovviamente quando poi comincia il maltempo, l'inverno, vado molto meno, perché ovviamente anche questo qua, diciamo l'inverno qui non è proprio un granché andare a mare, perché purtroppo da qualche anno sono scomparse le spigole, quindi cioè, vai a mare, manco i saraghi, cioè, non so per quale motivo, però qui i saraghi di taglia, c'è quel pesce bianco, c'è i falibelli, manca, sinceramente. E poi non è una pesca nemmeno che mi fa impazzire, sinceramente, quindi ci vado più alto perché devo andare per allenarmi, cioè per una questione mia di costanza. Però se ti devo dire che mi fa impazzire la pesca invernale, mi diresti riesco ad andare a fare la pescata come la stessa pescata che faccio in estate, la faccio in inverno, anziché farmi magari 20 tuffi, ne faccio 10. Trovo, magari, se sono fortunato, mi è capitato negli altri anni di beccare qualche pesce bello anche in periodi, cioè tipo febbraio. Sì, fuori periodo. Mi è capitato di prendere bei identici, però sono stati eventi, perché poi altri anni non è che trovo chissà che cosa. Quindi è un po'... Vai in palestra tu durante la settimana, fai attività fisica? No, io sono uno che si dedica anche a questo, cioè nel senso che mi piace allenarmi, faccio praticamente, diciamo, il periodo estivo ovviamente riduco tantissimo, perché comunque andando più spesso a mare, gli impegni sono maggiori e quindi non riesco a essere così costante come in inverno. Comunque io mi alleno 2 volte a settimana in palestra, facendo tutto il circuito, diciamo, tutto funzionale, tutto corpo libero, senza fare pesi, diciamo, non mi piace, anche perché non voglio crescere, non è che voglio farmi, diciamo, sai, pompato, faccio tutto cardio. E invece altre 2 volte a settimana faccio nuoto a livello, diciamo, agonistico. Quindi aspetta, in palestra ogni quanto ci vai tu? Faccio 4 volte a settimana, cioè tra piscina e palestra sono 4 ore, sì. Se tu prendi nello giorni a mare, 3 volte a settimana vado a mare. In piscina. Infatti è così, faccio 3 volte a mare e 4 volte da piscina e palestra. Io da poco mi sono io attività fisica, siamo 2 rette parallele. Questa non è pubblicità a progresso, purtroppo ognuno ha le proprie abitudini, ognuno ha il proprio carattere. A me fare attività fisica non mi è mai piaciuto, però quest'anno mi sono reso conto che devo cominciare a fare qualche cosa se voglio migliorare le mie performance in acqua, soprattutto su una questione di durata dell'uscita, intensità dell'uscita e tutta questa roba così. E da 3 settimane ho cominciato a frequentare una palestra dove mi concentro sul cardio e sulle gambe. Ci sono degli esercizi particolari che tu effettui per le gambe? Cioè è importante concentrarsi negli esercizi per le gambe per quello che facciamo in acqua? Guarda, io non sono esperto in questo, nel senso che comunque se il personal che mi segue, lui sa che comunque vado a mare, cioè per me
cioè io mi alleno cioè nel senso lo faccio perché voglio andare a mare e stare bene a mare. Quindi diciamo quello è il mio obiettivo, non è che vado a nuotare perché magari devo fare le gare o Sì, cioè, sì, le sì, gare sì. non le vado a fare, nonostante cioè, ci sono quelli della squadra che ogni volta dicono andiamo a fare la gara, cioè io il sabato e domenica vado a mare, cioè non esiste che prendo, cioè vado a farmi la nuotata, perché sinceramente non mi dà soddisfazione andarmi a fare una gara magari che puoi vincere, puoi perdere, ma non mi dà, Che capito, cazzo te ne foti? Io a pescare devo andare. Esatto, infatti diciamo che ogni anno ne faccio massimo una proprio perché devo farla, ma cioè, non è E quello il mio vinci di obiettivo. solito? Ti riesci a posizionare normalmente in queste Vabbè, io le gare? gare che ho fatto in passato, ovviamente sono master, nuoto master, quindi non è... Ok. Ho fatto qualche gara, ho vinto anche qualche medaglia, però, capito, non mi... Ok. Non ti Cioè, ho visto interessa. una volta ho fatto il primo regionale, però io, cioè, feci un tempo che per me, cioè, feci sui 50-27 secondi, no? Cioè, che ovviamente so benissimo che ci stanno altri 1000 magari che vanno meglio di me, però mai quel giorno non è venuto nessuno, quindi stavo io e ho fatto il primo, però ovviamente cioè, so benissimo che non è che mi vanto di quel primo posto perché Certo. cioè, non mi piace a me, capito? Così. Condividimi i tuoi esercizi che fai per le gambe Vabbè, normalmente. comunque stavo dicendo, come esercizio, ovviamente le gambe sono il nostro motore, quindi cioè, allenare le gambe è importantissimo, cioè, indubbiamente. Io ti posso dire che durante la pandemia, che diciamo, le palestre stavano chiuse, mi sono messo in bicicletta e l'estate dopo ne ho avuto un giovamento pazzesco. Allo stesso tempo però avevo un problema alla schiena, quindi poi ho dovuto mollare perché mi portava mal di schiena fortissimo, cioè non ho potuto continuare. Però sto pensando di ricominciare perché mi hanno spiegato che probabilmente non avevo messo bene sulla bicicletta, perché poi l'ho fatto in maniera un po', capito, da neofita, amatore. Sì, amatore. Mi sono messo su una bicicletta che mi aveva dato mio zio, ho cominciato a pedalare e quindi io poi 400 chilometri dopo sono arrivati. Esattamente. E ovviamente, cioè, quindi le gambe, cioè, se tu c'hai una gamba allenata, che poi non si, cioè, quello che dicevo io prima, cioè, secondo me è più importante cioè, avere una gamba allenata all'acido lattico, non so come spiegarmi, cioè, nel senso che deve essere resistente, non è che deve essere grossa, muscolosa, cioè, quindi la bicicletta ti allenava più la resistenza sul lungo tempo, no? A differenza invece, magari, che ne so, ti metti in palestra, fai le leg press, fai 200 kg, ma che la gamba diventa così, cioè ti vedo, io non sono esperto, cioè sto parlando una persona che mi può tu stai fare condividendo la tua esperienza rispetto ai tuoi pensieri e ci sta, dico. E quindi cioè, penso che sia più importante magari fare un'attività, ci vuole cardio, dove tu alleni la gamba, stare sui ritmi, cioè magari sul ritmo, no? Cioè, magari la corsa, la bicicletta, magari squat fatti a corpo libero, tutti questi esercizi. Io, diciamo, la maggior parte degli esercizi che faccio sono squat, affondi, corda. Quanto ti alleni al giorno? No, vabbè, diciamo, quando vado in palestra ci sono sessioni da più o meno 40-50 minuti, cioè un'ora dovrebbe durare, però ovviamente tra un esercizio e un altro diciamo, ci sono ovviamente le pause, però noi facciamo i circuiti, cioè io mi alleno a circuito, magari ne so, facciamo pull up, push up, squat, corda, corsa, tutti ovviamente swing, tutti questi esercizi così. Ok, sì. Interessante. No, io invece quando vado a nuotare circa sui 2,5 km allenamento, sempre un'ora, più o meno un'ora e 20. Fai 2 chilometri, diciamo, li fai in meno tempo ovviamente, però sempre stanno esercizi all'inizio e tutto, fai un po' di gambe, un po' di cose, alla fine riesci a fare 2,5 km, 3 km, queste sono le... No, io ti chiedo perché sto facendo queste cose, più che altro perché minchia mi venivano crampi maledetti durante le pescate che facevo dopo un paio di ore, non riuscivo, non potevo più pescare, punto, fine. Allora, io devo dire, non so se
i crampi sono proprio dovuti al mancato allenamento, sinceramente. Perché... Io proprio zero, cioè io prendo in piedi tutto il giorno a lavorare, quindi bevo come un porco, quindi non era, secondo me non è una questione di idratazione, però sì, capisco, non sei neanche il primo che me lo dice, spesso il crampo può essere dovuto anche ad altro. Sì, no, perché magari i crampi, cioè, se chi è più soggetto, cioè ci va soggetto, chi invece no. Cioè, io personalmente, fortunatamente, poco, cioè ogni tanto mi capita, ma non in pesca. Cioè, Ok, ok. Allora, bene, mi dicevi che tu hai studiato a Roma? Sì. Qualche ramo particolare di economia? Che cosa... No, ho fatto economia e management, siamo specializzati in economia e management. Eri collega di Cubicciotto pure? No, Alfonso è più grande di me. Ok, no, più grande. Sì, okay. sì, quello è stato a Milano. Come mai Cosa? questo indirizzo universitario? Ma perché diciamo che l'attività di famiglia, diciamo, sin da piccolo ero molto proiettato verso questa facoltà, no? Perché vedevo mio padre lavorava in ufficio e quindi poi io pensavo, sai, devo fare anche io economia perché poi dopo si vado a lavorare con mio padre. Diciamo, è stata questa l'idea, diciamo, iniziale. Trainante. Sì. Okay. E poi ora come ora se dovessi tornare indietro forse non scegliere economia, fare qualche altra facoltà. Tipo? Ma non lo so, magari più qualcosa di creativo, perché comunque a me piace più fare, video creare, cioè... E parlami di questo, ci sta che, dico, uno dopo un percorso di vita possa dire, minchia, avrei potuto anch'io, se potessi cambiare, proprio la mia vita andrebbe in una totale altra direzione. Ahimè. Vabbè, però comunque va bene così, cioè nel senso, avevo fatto ingegneria e architettura, non lo so. Ok, figo, sì, sì. figo. Ma tu hai qualche passione che si muove insieme con la pesca subacquea? O... Vabbè, come puoi immaginare, ovviamente, a me tutto questo discorso dei social, contenuti, cioè a me, ovviamente, fare la cattura è quello che tutti cerchiamo, però a me... anche per questo magari qualche mio amico mi viene pure in giro, no? Io sono anche molto legato al video, cioè nel senso io se vado a mare, cioè, devo per forza portarmi la GoPro, cioè se io vado a mare faccio una bella cattura e non ho fatto il video, non ha senso. Cioè se godo a metà, cioè, per me non è la stessa cosa. Se invece, capito, quando faccio bella cattura col video, per me è il massimo proprio della... Concordo pienamente. Cioè... Per me non ha... Io a volte ho pensato, cazzo, non ho la videocamera, è capitato tipo 2 volte, ma io ero consapevole del fatto che sarebbe successo qualcosa di bello una volta entrati in acqua senza la videocamera. Per ridurre questi rischi devi sempre portarla, perché... Sì, però a me del video, cioè, a me piace comunque proprio il video della cattura e tutto. Secondo me è la massima idea di condivisione della nostra esperienza, nel termine di io non te la racconto, te la faccio vedere quando si parla di pesca. Esatto, esattamente. Ma pure a me vederla, riviverla, capito? Mi dà quell'emozione, ovviamente. Tu sei uno che se li riguarda i video dopo che... Mi riguardo più quelli che magari sbaglio che quelli che... Sì, mi riguardo più quella, infatti quelli poi sono video da eliminare subito, meglio dimenticare, non portarseli troppo, perché poi ci sono anche quelli, molti sono video di errori e quant'altro. Dimmi una cosa, tu quando hai cominciato a fare contenuti avevi un format differente da questo? Ti sei evoluto da questo punto di vista? Come sei arrivato al tipo di contenuto che produci oggi? Guarda Cristian, se tu vai indietro vedrai i miei contenuti all'inizio. Diciamo che io anche per questo sono cresciuto, cresciuto molto rispetto magari agli altri, semplicemente perché sono stato uno dei primi, cioè in assoluto, a condividere questi video, a creare un profilo sulla pesca subacquea. Perché io una volta un giorno ero lì, molto tempo, e cercavo su Instagram i profili di pesca e non ne trovavo. Allora mi sono messo, parlando con un mio amico, ho detto, perché non lo facciamo? Perché alla fine ho detto, vabbè, ma lo faccio. Mi sono messo e ho fatto questo profilo. Ti dico che all'inizio, cioè, se tu vedi l'escalation dei video e di tutto, cioè, è proprio anche è stato il mio percorso di pesca. Cioè, io all'inizio, ovviamente, cioè, ho cominciato a pescare, diciamo, in maniera, più, seria, quando avevo 20 anni, 21. Anzi 21, io a 21 anni mi sono comprato la barca, da là ho cominciato
Cioè, da 21 anni ho fatto ovviamente progressi, tu lo vedi proprio nei video, nelle cose. Cioè, è stato un'escalation proprio. Ovviamente ora sono arrivato a fare video belli, cioè, ovviamente le macchinette sono diventate più, diciamo, migliori, fanno video più belli. Comunque all'inizio nessuno pubblicava video di pesca, io ho cominciato così, cioè, e Instagram praticamente come, non so se conosci TikTok, comunque nel senso, cioè ora TikTok se tu pubblichi, cioè subito ti fa crescere. Cioè, io sono cresciuto in un anno, ho fatto quasi gli stessi follower che ho su Instagram. Sì. È progettato per fare quello. La stessa cosa era Instagram all'inizio, cioè tu mettevi un video, subito, diciamo, crescevi velocissimo, perché all'inizio io ho cominciato a pubblicare i video quando, non so se ti ricordi, all'inizio Instagram c'era il video dei 15 secondi. Sì. E i primi video quadrati, e io ho cominciato a pubblicare video, capito? Ero uno dei primi che pubblicava video, e quindi, diciamo, Instagram te li promuoveva, te li faceva vedere, andare avanti, e quindi poi comunque sono video della pesca che sono, diciamo, belli, tra virgolette, anche chi non è pescatore magari si sofferma a guardare il video, cioè sott'acqua, perché comunque è un mondo diverso. Sì. No, vabbè, è chiaro, è interessante, a me piace tantissimo il mondo della content creation, sono più mondo YouTube, a me affascina tantissimo YouTube. Sì, io là sono arrivato dopo, l'ho fatto, diciamo, qualche video lo pubblico, però purtroppo su YouTube richiede molto più tempo. È un po' più complicato. No, c'è il fattore che comunque per fare a me piace fare un bel video, cioè nel senso non mi piace condividere il video, sai, solo la cattura così, invece là va creato una situazione diversa, capito? Va montato in maniera diversa. Poi comunque non è facile, cioè, avere riscontri, cioè, positivi su, diciamo, su quei tipi di video. Il punto è che il vertical content per come si utilizza è portato a fare numeri, cioè se il video alla base è bello, quindi c'è nel nostro caso la bella cattura e c'è l'assonanza con la musica, è a tempo con la musica è trending, quella è la ricetta perfetta per fare numeri su YouTube, a parte gli shorts che funzionano come i TikTok o i Reels, devi andare a creare quel senso di storia, di qualità video, di montaggio, editing, ed è ci vuole comunque una figura professionale che fa questo. Io personalmente lo faccio in maniera amatoriale, non sono, capito, bravo da poter fare video, capito, cioè posso darti il contenuto, ma poi a montarlo, ovviamente fare quel tipo di contenuto per YouTube non è arte mia, nel senso ci ho provato, l'ho fatto qualche video, uno di questi è andato anche benissimo, cioè, che pesce c'era? Un tonno. Ho catturito un tonno, ho fatto 800.000 visualizzazioni. È stato, sì. I tonni promettono. Bello, è stato bella, cioè, bella cattura, però cioè, è stato unico. Lì quando questo succede è perché il contenuto non ha è così bello che non ha bisogno di essere impacchettato, mettiamola così, e quindi dall'algoritmo te lo spara a manetta. Ma dimmi una cosa, come lo vedi tu un contenuto, perché che vuole cominciare a fare video su Instagram o su TikTok? Che consiglio daresti a questi ragazzi che vogliono cominciare? Guarda, io penso che la cosa fondamentale sia la qualità, cioè nel senso la qualità del contenuto deve essere il top, cioè nel senso quanto più ovviamente il contenuto di qualità, più c'è la possibilità che il video vada bene, e poi ci vuole una costanza, secondo me, nel tempo. Cioè, se tu comunque cominci a condividere video di qualità oggi, domani, cioè dopodomani, piano piano cresci. Cioè, ho visto profili ultimamente con i Reels, sono cresciuti velocemente, con video magari di catture, cioè per me non niente di che, però comunque vanno, cioè nel senso se fai contenuti di qualità, cioè che ovviamente l'acqua chiara è un elemento fondamentale, che magari io capisco che molte persone pescano magari in altri mari dove l'acqua è quasi sempre brutta, ti puoi sforzare quanto vuoi, tu puoi fare anche la cattura più bella del mondo, ma cioè l'acqua ci vuole pulita, te la devi godere la scena, ci sta. Sì. Che telecamera utilizzi tu, Francesco? Io ho una GoPro ora addirittura ne sto usando 2. Ok. Ho creato io una staffa per metterla in testa e una sul fucile sempre.
Ok, e che sto modelli cercando sono? di creare questi nuovi, cioè una sorta di cose diverse, sì. Ok. Che Sì, GoPro sì. sono? Che modelli sono? Una è la 9 perché ce l'avevo e quindi me la sono tenuta, e poi ho comprato la 11 da poco, l'anno scorso, diciamo, in sesta Ok. edizione. Con che qualità utilizzi? Cioè, che settaggi hai normalmente? C'ho il 4K con la 12, con la 11 ho 30 fps, Ok. e invece con la 9 c'ho sempre 4K 60 Ok. perché ce lo uso per fare lo slow Il rallenti, motion. sì. Sì, sì, Ma diciamo. tu editi dal cellulare? Fai tutto dal... Inizialmente lo facevo al cellulare, cioè i primi video all'inizio fino a un tot l'ho fatto dal cellulare, poi diciamo ho cominciato a farlo con Premiere Pro dal computer. Ok, quindi Sì, ti esporti tutto, sì, tagli, sì, no, fai il mi tuo sono edit. evoluto piano piano, sono cresciuto insieme alla pagina, insieme diciamo, sono cresciuto pure sia a livello come pescatore che Sì, come sì. editor, Content come creator, tutto, sì, piano sì. piano stiamo crescendo sempre, andando sempre Figo, migliorando. già è comunque un impegno non importante, perché comunque Guarda, devi una volta non si editare. rende conto, però ci sta un lavoro dietro che... Cioè io sono ora, l'ho aperta questa pagina l'ho aperta all'Instagram, l'ho aperta nel 2017, se non sbaglio, o forse Ok, prima, 2016, comunque fine 2016, stavo l'ultima all'università. E io ok. comunque ho avuto una costanza, e quella è comunque una cosa importante, cioè la costanza che io personalmente cioè, penso di averne anche più del dovuto, cioè in tutto quello che faccio, quando mi metto qualcosa in testa, sono Ok. super, diciamo, costante, e Ci quindi vuole la roba da buttare online, sì, se non ce l'hai... fai più o meno una tre foto e video a settimana, va. Infatti io sto minchia. a 600 post, tipo 650. Cioè comunque tu devi, nonostante tu all'inizio magari, cioè io non ci sono, all'inizio ho avuto subito quel boom, quindi diciamo un po' mi sono stato incentivato, poi Minchia, crescendo, poi. poi sei sempre più incentivato ad andare avanti. Niente, vabbè, le È soddisfazioni le ovvio. sono tolte, però comunque ne Ci valsa la sta, pena. ci sta, ma guarda, è una figata, è un bel bigliettino da visita, mettiamola così, e non solo, per come la vedo io. No. Parlando invece del rapporto collaborazioni o lavoro con le aziende, è semplice instaurare queste tipologie di relazioni? Pensi che ancora siamo un po' indietro in Italia? Raccontami della tua esperienza in merito. Ma guarda, allora, che ti devo dire? Allora, personalmente, io sono stato ovviamente molto fortunato perché comunque, avendo questa pagina, sono riuscito ad avere, a ottenere cose che probabilmente se non avessi avuto Instagram, il social, non avrei ottenuto. Per me, diciamo, quando ho creato la pagina, quando sono cominciato diciamo, a crescere con i follower e tutto quanto, diciamo, il mio obiettivo era quello magari di avere qualche attrezzatura, diciamo, sponsorizzata. Gratis, gratis si dice. Gratis, ovviamente. Ma nonostante, dico la verità, io non è che tutto non è che ne avevo bisogno, però è una questione proprio di soddisfazione, perché tu Sì, dici sì. ci sto mettendo tanto impegno, tanto lavoro dietro, un minimo, cioè un ritorno, capito? Una soddisfazione personale, cioè Ci era vuole. quella, capito? Non perché, capito, avessi bisogno della muta o del Sì, sì, fucile, sì, è chiaro. semplicemente perché ovviamente era proprio una questione di soddisfazione. Sì, sì, Comunque, sì. il primo è È stato, diciamo, affermazione del proprio lavoro e sì, sì, del sì, sì, proprio sì, sì, sì. impegno. Diciamo, il primo obiettivo è stato quello, poi piano piano sono arrivati la Salvimar che, diciamo, all'inizio mi chiedevano, tra virgolette, consigli, diciamo, su come gestire la pagina, capito? Cioè, Ah. come... Poi da lì si è stato un bel rapporto, mi hanno cominciato a mandare cose, attrezzature, però io non ho Ok. nessun, diciamo, al momento, ma comunque, diciamo, la mia idea è quella di rimanere sempre, tra virgolette, libero Ok. a meno che non arriva qualcuno che mi fa una proposta concreta dove dice, Giusto, sai, voglio fare giusto. un contratto, diciamo, in maniera, cioè, Sostanziale, congrua. economica, sì, sì, sì. Esatto. Allora là, però al momento io sono, cioè, nel senso, faccio tutte collaborazioni dove mi vengono sponsorizzate cose per usarle, per farle vedere, ma senza nessun, diciamo, vincolo
assolutamente contrattuale ed economico. Ma non pensi che è poi una minchiata sta cosa, cioè, perdonando un attimo il Allora, guarda, fraseggio? purtroppo io penso che nel nostro settore c'è il nostro settore è un settore molto di nicchia. Diciamo, siamo un po', in generale, un po' indietro, perché comunque se tu vedi il mercato, tutto come sta andando, ovviamente ormai si lavora tutto sui social. Sì. Cioè, io ti posso dire che solo con, diciamo, con tutti i social, negli ultimi 6 mesi ho generato più di 15 milioni di visualizzazioni, no? Sì. Cioè, ora se tu vuoi far raggiungere una qualsiasi azienda, vuole sponsorizzare il suo prodotto e raggiungere magari anche la metà di questi numeri, no? Dovrebbe pagare a Instagram Sì. cioè, milioni di euro, no? Cioè, Sì. Una cifra non indifferente. una cifra non indifferente, sì, esatto. Non ho detto milione, ovviamente non ho così tanto, però cioè, dovrebbe pagare una cifra cioè, stratosferica, mentre invece io magari riesco a raggiungerla in maniera organica senza dover diciamo far sponsorizzare cose. Quindi diciamo che tutti gli altri settori lavorano così. Noi il settore della pesca del subacqueo ovviamente è molto più un settore di nicchia, più tra virgolette povero, cioè non è che ci girano tanti soldi. E ci Quindi, vendiamo per un po' di attrezzatura. no, io non... Sì, è così. No, È vabbè, così. diciamo che sì, È un po' sicuramente. così. È un po' così, diciamo così, dai. Diciamo che ci si vende per l'attrezzatura, però io personalmente cioè, non mi sono mai, cioè, ho detto io, se tu ho sempre detto, per me mi vuoi mandare le cose, bene, me le mandi, però cioè, io non voglio, cioè, non è che se poi metto il fucile di qualcun altro, cioè, A rompere a le me che tu palle. non mi paghi cioè, l'esclusiva, allora io alzo le mani, tu mi dai l'esclusiva, condivido soltanto quello che mi dici tu, quello che vuoi tu. Giusto. Però purtroppo in questo discorso non è ancora... Beh, io penso che fino a quando, tra virgolette, ci saranno bravi picciotti come te che hanno una certa influenza, che non staranno fermi col polso, questa situazione secondo me è difficile che cambi, anche se poi loro magari si possono rivolgere a micro-influencer con meno numeri e possono comunque raggiungere con più persone Sì, più però numeri poi dovrebbero importanti. contattare 10 o 15 Esatto, e alla fine esatto, comunque vai vedendo, cioè, non cambierà niente. Cioè, io ti dico assolutamente. che a livello di numeri, cioè, cioè, se vogliamo parlare di questo, cioè, comunque i numeri che genero ogni anno sono veramente numeri importanti. Ti do una tip che non so se conosci. C'è un applicativo che si chiama Social Blue Book, Social Blue. dove tu praticamente connetti i tuoi account social e la mission di questa startup è quella di quantificare il valore dei tuoi contenuti per poi venderli alle aziende. Sì, Ok? sì, qualcosa del genere l'ho visto comunque. Tu sistemi tutto affinché lui si ciucci i dati dal tuo account Instagram e dal tuo account YouTube e Sì. ti dà un valore per le tue stories, ti dà un valore per i tuoi post, ti dà un valore per il Sì, reel, sì, con sì. la reach e le views che tu fai. Avevo fatto una cosa del genere, però ti dico che sono numeri che tu dici, ma quando li vedrai mai? Cioè, Ci sta. se avessi avuto la stessa pagina per qualche altro settore, magari, non lo so, Sì. magari cucina, moda, con i stessi numeri, però come ora potevo anche non lavorare più e fare Sì, soltanto concordo, questo. Però concordo. purtroppo in questo settore ho beccato il settore sbagliato e Io sono quindi... fiducioso che questa situazione cambierà ad un certo punto perché secondo me è inevitabile che non cambi, perché Io sto ancora aspettando già da un po' di anni che cambia. secondo me è un cambio generazionale che deve avvenire ancora affinché questo Dici. cominci a essere sì, perché se noi guardiamo alle aziende da chi sono gestite per un fattore di età e non solo, cioè parliamo noi di gente che magari si mette a ridere guardando questa live, capito? Cioè noi stiamo No, parlando di sì, cose tangibili sì. e di cose che funzionano così in tutto il resto del mondo, e c'è chi ancora guarda i social e ride e dice che sono una minchiata. Quindi fino a quando ci saranno queste persone in giro, secondo me questo sarà complicato da cambiare, però ho speranza nel futuro, perché dico è così in tutte le altre industrie o quasi. Così è. Cioè, ormai funziona tutto sui social. Sì, cioè se tu non esisti qui, non esisti. Ma Mettiamola come così. sta di fatto che cioè, io vedo ad esempio
non faccio ovviamente nomi, però pagine Instagram di aziende importanti dove vengono gestite in maniera, per me, ridicola, perché tu ormai Instagram è la vetrina, la tua vetrina, se tu gestisci la tua, la tua vetrina in un certo modo, tu devi presentare in un certo modo, andrebbe fatto da persone esperte, se tu invece magari non lo fai, queste, tutte le aziende, del settore sono, penso, gestiscono le pagine social in maniera sbagliata, io poi però mi sono appassionato anche a questo, al marketing e tutto, ormai quello è il futuro, si lavora con questo. È la tua immagine a tutti gli effetti. Immagine, se tu, io entro su un profilo di un'azienda, magari dico, il profilo per me è un profilo, non è amatoriale. Esatto, un profilo amatoriale, non è degno di un'azienda che magari dovrebbe avere un profilo per fatto a mestiere, assolutamente. Figure come la tua, per esempio, che non solo riesce a produrre un contenuto di valore con una reach non indifferente, ma che anche la passione, l'interesse, lo studio di quello di cui stai parlando adesso, cioè della presenza online, del branding online. Queste sono figure che dovrebbero essere pagate un fottio di soldi oggi come oggi. Eppure posso di gestire pagine social. ma ci sta, no, perché io penso che non sono ovviamente l'esperto della situazione, però un minimo di esperienza ormai ce l'ho e ti posso dire ed è sicuramente meglio dell'ultima magari laureanda in marketing che ma il discorso invece il discorso è che non loro non hanno ancora, non c'è manco l'ultima laureanda in marketing, proprio, capito? Zia Peppina che ci fa apri il profilo Instagram. E invece perdonami se ti interrompo, parlando di questo, a me piace pure tantissimo studiare il settore da questo punto di vista, e ti vorrei scagliare una lancia non a tuo favore, ma vorrei farti una critica costruttiva, se mi permetti. Con la reach che c'hai, perché non più sul branding personale nei tuoi video, nei tuoi reels? Cioè, perché non ti ho sentito bene, scusami, Christian. Ti dicevo, perché nei tuoi reel non ti fai vedere di più, tu personalmente? Cioè, capisco che può avere influenza sulla come si dice, sull'espansione del contenuto, ma perché non fai vedere più la tua faccia? Questo vedi che porterebbe alle stelle tantissimo altro oltre a questo. Lo so, però non mi riesce così facile, non sono molto bravo nel mostrarmi, nel parlare davanti alla telecamera, questo io lo sto facendo perché mi faceva piacere. Ho visto tutti, i tuoi video che hai fatto, li ho seguiti tutti quanti e ti faccio i complimenti perché comunque grazie sono veramente tutti video interessanti, li ho seguiti, poi è bello pure vedersi, vedere i video che hai fatto, di trovarsi in tutto quello che poi gli altri hanno detto, io mi ricordo i Giletti là, io credo che tu debba investire del tempo in questa cosa, perché con la reach che c'hai, le stories, ok, fanno il loro lavoro, però nel contenuto reel, se tu riesci a trovare un format dove ci metti la tua faccia, sai, anche un sorriso, anche una parola, non è per forza ci devi mettere a parlare, ma giusto per la tua faccia essere là sempre battuta, essere vista su tutti i contenuti che pubblichi, guarda che questo nel tuo mondo e in quello che ti piace fare ti può aiutare esponenzialmente, veramente. Lo so, ma ti ringrazio per il suggerimento, e sicuramente hai pienamente ragione. Come hai detto tu, bisogna trovare il format giusto per creare contenuti che comunque ti danno, diventano poi, siano belli da vedere, ricreare una situazione che può piacere. Che vengono in mente soltanto video magari dove esplicativi, dove magari puoi spiegare magari come si fanno delle cose, dei tutorial, però perché devi mettere la faccia nel video? Aspetta, io ti parlo dei reel, per esempio, anziché fare il reel dove tu spari soltanto, perché io capisco che il problema è tu dici io cambio il format del reel e la reach riunisce, non comincio a fare più le stesse visualizzazioni ed è un casino. Perché invece non fai tipo una cosa tipo prima che comincia lo sparo, bello sfondo, fai vedere il pesce sparato senza cappuccio, senza maschera, e poi subito parte a bomba la cattura. Anche quello
ti dà face recognition, che secondo me è tanta roba. Ma infatti quello penso sia, cioè, perciò dicevo, il lavoro ci vuole, per fare i video ci vuole, prima ci vuole il come si chiama, Opish. no, a parte, no, ci vuole l'autore là, quello che fa i film, diciamo, il regista, ci vuole il regista, ci vuole il maga, il camera, quello è così. Cioè, comunque ci vuole tempo, certo. Capito? Cioè, il mio tempo lo voglio dedicare per fare il contenuto sott'acqua, per farlo, diciamo, no, però io hai pienamente ragione, perché comunque farebbe crescere molto di più la mia figura, la mia immagine, quindi sarebbe sicuramente una cosa più che positiva farla, sì, è un impegno in più, però secondo me ne puoi soltanto giovare. Allora, due cose, sono curioso di due cose. Intanto tu hai un Boston Whaler. Sì, esatto. Ma come questa è una gran barca? Com'è scelta? Sei un appassionato di questo brand? No, ti spiego. Io praticamente i miei mentori avevano tutti e due, diciamo, un Boston Whaler, e io di conseguenza ho seguito la loro idea e ho preso anche io un Boston Whaler, che comunque è un Boston Whaler, diciamo, particolare, nel senso che è un Autoredge 17, che se ne trovano pochissimi. Cioè non è il Montauk, ci sono diversi, poi un po' mi sono appassionato a questo mondo. Allora, una barca secondo me è stupenda, cioè è comodissima per fare, diciamo, per fare questa attività, per pescare. L'unico problema è che purtroppo di Boston prendono un sacco cioè con navigazione, se c'è un po' di mare, comunque beccheggiano tanto e prendi un sacco di botte, cioè a volte prendi certe capate che sono proprio distruttive, spezzano la schiena proprio. Ok, un'altra cosa, da poco ho visto che hai pubblicato dei contenuti con questi propulsori. Raccontami di questa cosa. Intanto come è andata? Raccontami. Allora, ti spiego. Praticamente, sono stato contattato per sponsorizzare questi motorini. Ok. Ovviamente questi motorini non possono, cioè comunque in Italia teoricamente non ci si può pescare, vietato. Okay. Ovviamente tutto quello che è bello è vietato. Però ti dico che sono una figata proprio che non si può immaginare. Cioè, tutto quello che uno faceva. Allora non è, cioè, ti danno, cioè io senza pesi scendi a 30 metri, cioè sali tutta scioltezza, cioè tu immagina, io comunque ho iniziato a pescare anche ormai da qualche anno col piombo, cioè con lo sgancio e tutto. A differenza del piombo, questo qui, che anche in risalita ti porta su, non solo in discesa. Sì, diciamo che è abbastanza... Però dico la verità, io l'ho usato, l'ho provato, ovviamente ho fatto dei video per sponsorizzarlo. Per me è una figata, cioè veramente allucinante. Ovviamente per il metodo, diciamo, più corretto per usarlo, secondo me, è per la ricerca, cioè per fare ricerca sul fondo. Magari scendi a 30 metri con l'acqua limpida, ti fai delle belle camminate sul fondo fino, cioè poi in base pure al tuo fiato e tutto, però ti fai bei percorsi. E ti dico che comunque, nonostante ovviamente non si può pescare, quindi ho fatto dei video, ma poi ovviamente non ho più usato per la pesca, ti dico che ci si può pescare tranquillamente, cioè i pesci non vengono disturbati affatto, perché comunque qui sono abituati a questo numero di barche e tutto, ma comunque se tu lo usi, praticamente calcola che comunque tu togliendo i pesi, comunque questo motorino ha un peso suo che comunque tende ad affondare, no? Ok. Quindi tu praticamente vai su un fondale di 30 metri, arrivi fino a 20-25 metri col motorino, prettamente fino a 20 metri lo stacco, poi gli ultimi 10 in planata, e il pesce praticamente, cioè, non si disturba. Cioè, ho preso denti, ci ho preso ricciole, ci ho preso qualsiasi cernie, ci ho preso tutto. Quanto costa? Allora, il costo, diciamo che loro fanno una soluzione modulabile, diciamo, lo puoi comprare singolo, però singolo per noi pescatori subacquei non va bene, è il doppio, comunque costa 1.700 euro, 1.600 euro. Okay. Però se consideri che un iPhone lo paghiamo 1.500 euro ormai, cioè... Giusto.
Ti assicuro, io mi sono divertito tantissimo, cioè veramente troppo divertente. Però ti ripeto, qui che autonomia ha in movimento? allora calcola che l'ho usato a Capri, ci ho fatto una pescata intera, cioè ho fatto 20 tuffi e non si è mai scaricato. Cioè nel senso, cioè, praticamente 30 minuti di autonomia al massimo della potenza. Considera che io ovviamente lo usavo soltanto per la discesa e la risalita, cioè calcola più o meno, se fai un tuffo a 30 metri, ci metti, con questo motorino ci metti un po' di meno perché va un po' più veloce, ci metti 30, diciamo, 30 secondi per salire e 30 secondi per scendere, va? Quindi 20 tuffi, hai fatto 20 minuti di... hai pure quel margine di... Certo, allora, sicuramente... Dico, non è molto etico, perché poi mi hanno commentato tutti quanti, ecco qua... Però vorrei spiegare a tutti quelli che mi hanno detto non è etico. Cioè, io comunque l'ho sempre fatto senza, che mo vado là e faccio un tuffo nello stesso posto. È posto. abbastanza per crocifiggerti. Ci ho sempre pescato tranquillamente a pinne, mi sono sempre fatto il culo, no? Minchia, vabbè, tutti se la fidano con sto coso, dai. Vabbè, ci stai. Cioè, perché poi vai in posti dove tu ci scendi, magari, ne so, a pinne, dici, cavolo, cioè scendi con qualcosa, dici, ma perché io devo buttare il sangue, cioè, quando posso scendere così? A questo punto. Poi, sinceramente, ora parlando seriamente, cioè non vedo poi la differenza tra usare il piombo e usare usare questo qua, cioè non c'è differenza, perché alla fine cioè, se non è etico scendere col motorino, non è etico nemmeno scendere col piombo. Giusto, assolutamente no, concordo. Io sono il primo che usa il piombo, quindi io per me, cioè, perché diciamo, se uno può agevolare, rischiare di meno, comunque ne facciamo uno sport pericoloso, cioè molto rischioso, cioè che comunque ci mette ogni volta a dura prova e ci mette ogni volta in pericolo. Se io voglio fare un tuffo a 40 metri, cioè un tuffo lo posso fare, ne posso fare uno, ne posso fare due, ma dopodiché, poi se vuoi fare un aspetto a 40 metri, amico, non sei Ciconat o sei Pellizzari o sei uno di quelli là proprio che... cioè a 40 metri un aspetto, cioè farlo a pinne diventa tosto. Complicato. No, ma infatti, allora, dici benissimo, va da sé che ha l'aggravante che tu lo utilizzi pure in risalita rispetto a non utilizzarlo. Dico la verità, io preferisco scendere col piombo che con questo qua, perché mi sento più sicuro a salire comunque le pinne. Il fatto di salire che tu non muovi le pinne sembra che, non lo so, sembra che non sali, invece sali. Ma infatti se si dovesse presentare un problema, queste cose faranno attrito sicuramente in risalita. No, non è pesantissimo, cioè non ti pensare che sia una cosa che dici, cioè, tipo, io non so calcolare per il peso in acqua quanto è realmente, però io penso che sia intorno ai 3 kg, no? Non è un peso che dici, e la posizione sulle gambe non pensi ti crea attrito in risalita? No, non dà, non è salire senza, cioè non è come salire senza, però comunque si può fare. Sì, si può fare, cioè si fa tranquillamente, cioè ovviamente. Perché mi sono fatto il flash in che dico, tu lo fai sempre in situazioni dove già sai pescare, profondità al quale sei abituato, però mica metti sta cosa non ti funziona in risalita. No, io la mia preoccupazione più grande non è quella, ma è quella invece che quando sei sul fondo si può incastrare in qualcosa, tipo quello è un'elica, quello si risucchia, quindi se tu magari casualmente premi l'acceleratore, quello parte l'elica, sta una fine di una lenza, c'è qualcosa che si aggravia dentro, magari si rimane attaccato a terra, che ovviamente lo sganci, lo puoi togliere facilmente, non è così complicato da togliere. Però sai, magari un tuffo avevi fatto un aspetto lungo, si faccia una cosa del genere, può essere un problema, bisogna stare attenti, vabbè, a mare bisogna stare sempre attenti. Assolutamente. Peraltro complimenti per il video che hai fatto, qualcuno ti ha aiutato nel fare il video promo avevi la Mutamares. Sì. Là sono stato aiutato da un ragazzo bravissimo, fortissimo, che un videomaker che si è proposto, cioè lui, la cosa bella del social, della pagina, che conosci persone. Io ho avuto la fortuna, le cose più belle, a parte lo sponsor e tutto, perché voglio dire, io grazie alla pagina Instagram ho conosciuto Salvatore, il ragazzo che pesca a Ponza,
Ok, sì. Ho avuto il piacere di conoscere lui, ho conosciuto a Jack, che tu hai fatto un'intervista anche a lui. Sì. Comunque, mi ha dato la possibilità di conoscere tanta gente, cioè che probabilmente se non fossi visto la pagina non avrei mai conosciuto, capito? Questa per me è la cosa più bella oltre ovviamente lo sponsor, indubbiamente, però per me le cose più belle sono queste, perché io ad esempio con Salvatore ho stretto amicizie, cioè veramente lo voglio bene, abbiamo legato tantissimo, io sono stato a pesca da lui praticamente queste 3-4 volte, quella è la cosa veramente più bella del Sodi, di questa senza considerare quando vai al negozio di pesca. Ma tu sei di Spearfishing Extreme? Mi è capitato, però non è quello, mi è capitato di essere fermato per strada. Fanno piacere, dai. No, ma sicuramente, però, ripeto, per me la cosa più bella sono queste, pure questo ora, sto qua, come già l'ho detto quando mi hai scritto, ho detto, guarda, tu hai fatto interviste a Luigi Puretti, tutte persone de Mola. Allora, questo eventualmente lo mettiamo all'inizio del video, come hook del video. I lupi della pesca in apnea non sono soltanto dei lupi agonisti nella mia testa. Il lupo è, per come lo vedo io, colui che ha costanza e ha risultati a mare. Sì. Quindi può essere l'agonista o può essere il picciotto che sta a Sorrento e che fa quello che fai tu. E poi è più anche a raccontare le personalità e le persone dietro la pesca in sé, che dico di pesca minchia se ne parla sempre e costantemente, tecniche, non tecniche, dico è pieno il web, e invece di contenuti personali secondo me c'è un grosso... No, ma io ti ripeto, io ho seguito tutti, ho visto tutto e sono stati molto molto interessanti, è bello vedere pure Piccio di Mare, quello che raccontava, bello, bello. È diverso, a me piace tantissimo. Infatti mica stasera ero di uno stressato che tu non hai idea, quando mi si è spenta non mi funzionavano le cuffie, ho detto, porco Giuda, vuoi vedere che mi deve saltare la serata stasera? Io, tipo, no. Famiglia a casa stasera. Sono belli. Speriamo di convincere sempre più persone. Ho scritto a tantissime altre persone che a volte dico, posso anche capire il discorso di non esporsi, uno non se la sente o chissà che cosa si immagina, ma perché ci sta ascoltando, picciotti, le chiamate sono veramente un bicchiere di birra al bar o un caffè al bar, senza si parla del più del meno, proprio, con leggerezza, esatto. Sì. Francesco, è stato un piacere. Piacere mio, Cristian, piacere mio. Ci andiamo sentendo e grazie di tutto. Grazie a te, alla prossima.